Ora sen va per un secreto calle, tra il muro della terra e li martiri, lo mio maestro, e io dopo le spalle. Ora, adesso, se ne va per, attraverso, un sentiero segreto, separato, tra il muro, le mura, della terra, dite, e i martiri, sofferenze, in nome di Dio. Il mio maestro, colui che insegna, e io dopo le sue spalle. Nel canto precedente riusciamo a entrare dalla porta senza più nessuna opposizione. Vengo informato che in quelle tombe incandescenti sono seppelliti gli eretici. Virgilio si volta a destra e questo canto inizia con ora, in perfetta continuazione. Anche il soggetto continua a essere non il protagonista in prima persona, io, ma Virgilio. E poi che la man destra si fu volto, e adesso, sempre Virgilio, ora sen va per un segreto calle. La prima parola del canto è ora, e prova a indovinare quanti canti in tutta l'opera iniziano con la parola ora, 3, ovviamente. Il primo è questo, prima canzone, decimo canto, quindi 1-10. Il secondo canto a iniziare con ora è 1-15, dove la prima terzina è ora c'en porta l'un dei duri margini, e il fumo del ruscel di sopra aduggia, sì che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. E tratta anche dei violenti contro Dio, tra cui i sodomiti. E il terzo è 2-25, nel quale Stazio spiega la generazione dell'anima. Il primo verso termina con due parole prese dal latino. Secreto, da secretus, che significa separato, in disparte, e calle, da callis, che significa viottolo o sentiero. Entrambe le parole sono richiami ai canti precedenti. Il segreto compare già in 1-2, tra l'altro come qui a poca distanza dalla parola mano, e poi che la sua, proprio di Virgilio, mano alla mia puose, con lieto volto, Dio mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Insomma, qui ci tengo a ribadire che è proprio Virgilio ciò che fece in vita, ciò che rappresentò e rappresenta, che per mano mi porta a conoscere le cose segrete. Il primo verso è una citazione a due libri scritti da due miei maestri, Virgilio, dallo Sesto dell'Eneida, che riporto in latino perché non è necessario tradurre, Secreti celant calles, e Brunetto latino nel Tesoretto, or va mastro Brunetto per un sentiero stretto. Questo segreto significa sì che questa via è segreta, in disparte, tanto che è sul bordo delle mura e andiamo anche a destra per arrivarci, ma preannuncia un discorso segreto che aleggia su tutto il canto, un velo. Riguardo a calle, parola che incontreremo in tutte e tre le parti della mia opera, la prima ricorrenza è nel primo canto. Guardai in alto e vidi le sue spalle, come qui, vestite già dei raggi del pianeta, il sole, raffigurazione di Dio, che mena dritto altrui per ogni calle. Anche in questo caso l'uso delle stesse parole collega le due situazioni. Virgilio però, io seguendo le sue spalle, mi mena in basso nelle cose segrete, il sole invece in alto. Virgilio, a voler anticipare la cantica seconda, citazione da 2.33, non mi ha menato in alto per il monte purgatoriale, anzi più volte si mostrerà ignorante su quel calle, per correre per salire più in alto. Il verso ben sol cammin però ti fa sicuro lo può dire all'inferno, non al purgatorio. Qui devo perlomeno leggerti alcuni versi di 1.13 per i troppi riferimenti palesi. Io son colui che tenni ambo le chiavi, Verghetta, nel canto precedente, del cor di Federico, e che le volsi, alla man destra si fu volto, nel canto precedente, serrando e disserrando, tra poco tutti saranno serrati, si soavi, che dal secreto, qui secreto, calle, suo quasi ogni uomo tolsi. Il secondo verso, tra il muro della terra e i martiri, è la ripresa dell'ultimo verso del canto precedente. Passammo tra i martiri e gli alti spaldi. Quindi martiri resta tale, mentre quelli che per il canto precedente erano gli alti spaldi, adesso diventano il muro della terra.
e ti faccio notare come plurale e singolare siano in questo caso intercambiabili, come porta, porte. La fondamentale parola terra, che indica sì la città di Dite, ma anche proprio la terra, il basso, il profondo, il segreto. Approfitto di questa coppia di versi molto simile per allontanarmi un istante dalla spiegazione e dirti il perché spiego un canto alla volta. Beh, i canti, come ben vedi, sono spesso strettamente collegati tra loro. A volte finisce un canto e il canto successivo è proprio il continuo del precedente, senza che sia presente alcuna pausa nella narrazione. Si potrebbero quindi spiegare uno dopo l'altro e fermarsi solo per questioni di tempo. Per esempio, spiego per un'ora e dove arrivo, poi parto da dove avevo terminato e spiego per un'altra ora. La scelta che ho adottato di seguire un canto alla volta risiede nel rispettare la cura che ho usato nella divisione dei canti, del numero che ha ogni canto, del numero di versi che ha ogni canto, di dove ho posto una parola all'interno del suo canto. Riprendo con la spiegazione. Chiamo maestro Virgilio perché è colui che in questo momento mi insegna, tanto che io proseguo dopo le sue spalle. Richiamo al canto precedente e noi muovemmo i piedi in ver la terra, sicuri appresso dietro le parole sante. Non andiamo qui accanto, ma lui va davanti e io dietro, letteralmente e allegoricamente. O virtù somma che per gli empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei disiri. La gente che per li sepolcri giace, potrebbe si veder, già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face. O somma più alta virtù, che per attraverso i giri cerchi, empi, senza fede, mi volvi, mi giri. Cominciai a dire, parlami come piace vuoi a te e soddisfa i miei desideri. La gente che giace per i sepolcri si potrebbe vedere. Tutti i coperchi sono già levati, sospesi, e nessuno fa da guardia. Chiamo Virgilio non maestro, ma somma virtù. Somma sta per la più alta, come il sommo bene e il bene più alto. Riguardo a virtù, il discorso è più complicato. Ti faccio notare come la parola derivi dal latino virtus e indica una particolare capacità o una condizione di eccellenza, che a sua volta Cicerone, nel Tuscolane Disputazione 2:18, la fa a sua volta derivare da vir, uomo, e la identifica con la fortitudo, la forza d'animo, chiamata a sostenere due ardui compiti, il disprezzo della morte e del dolore. Letteralmente, Virgilio è colui che sulla terra fu l'esempio più alto, quindi sommo, d'eccellenza. Riguardo all'essere allegoricamente alto di Virgilio, ti ricordo che Omero stesso, in 1:4, definisce Virgilio l'altissimo poeta. I giri per i quali mi volge, doppia sottolineatura di come lui mi stia girando intorno, come a lui piace. Questi giri non sono quelli del purgatorio, dove si va a salire verso il sommo bene, ma sono quelli degli inferi, empi, senza fede, per i quali ci si avvicina sempre di più al profondo male. Citazione sempre allo sesto dell'Eneida, Empio Tartaro. Riguardo al mio volgere alla fine di questo canto scrivo «E io in ver l'antico poeta volsi i passi». Come a te piace, in quanto lui è la virtù somma, il Signore, il Maestro, e quindi sa come girarmi, condurmi, e dove tra poco mi dirà «Volgiti, che fai?». Inoltre ti ricordo che questa volta per andare a trovare chi troveremo ha voltato a destra, non a sinistra, come al solito. Dalle parole usate in questi versi traspare una mia grande voglia di conoscere bene chi risieda qui. La mia domanda riguarda, a livello letterale, il poter vedere e quindi conoscere esattamente chi c'è lì, la gente, gli esseri umani, ormai morti, che risiedono proprio in quello specifico posto. Il mio interesse, sempre a livello letterale, continua ad essere rivolto, di volta in volta, alla singola persona, alla sua singola storia, al perché lui è finito proprio lì. Allegoricamente, conoscere le tentazioni del mio profondo per evitare io di finire lì. Il verso «La gente che per gli sepolcri giace» è di forte impatto se ci ricordiamo che stiamo parlando di morti che sono sepolti dentro al regno dei morti, morti tra i morti,
e appena superato il confine del basso inferno. Apparentemente in modo inutile faccio notare a chi mi guida che i coperchi sono levati e che nessuno fa da guardia. Lo sa, lo vede anche lui e anzi meglio di me conosce la situazione. Però anche questo serve a far notare quanta voglia io abbia di sapere chi c'è proprio qui, magari sapendo che ci sono gli eretici, pensando già a qualcuno di specifico che vorrei conoscere. Perché nessuno fa da guardia, c'è scritto nel canto precedente. Di guardie ce n'erano tante, nominate sia davanti che sopra le mura di Dite, ma il tal, il da ciel messo, le ha fatte fuggire tutte. E quelli a me, tutti saranno serrati, quando di Iosafat qui torneranno, coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno, con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. E quelli, Virgilio, a me, tutti i coperchi saranno serrati, chiusi, quando da Iosafat, valle presso Gerusalemme, tali ombre torneranno qui con i corpi che lassù sulla terra hanno lasciato. Da questa parte hanno il suo loro cimitero, insieme di tombe, Epicuro, quindi Epicuro con gli epicurei, con tutti i suoi seguaci, sette ispirate all'epicureismo, che fanno l'anima morta col corpo. Io ho detto già sono levati tutti i coperchi e Virgilio mi risponde tutti saranno serrati, sottolineando che questa condizione è momentanea, ma già lo avevo scritto nel canto precedente. Tutti i loro coperchi erano sospesi in attesa di chiusura, come, ripeto, gli abitanti del limbo e Virgilio stesso, che nel secondo canto dice io era tra coloro che sono sospesi e donna mi chiamò beata, creando un grande distacco tra chi è sospeso e chi è beato. Riguardo al serrare, in 1.8 scrivo la qual sanza serrame ancor si trova. In 1.9 la condizione che tal fortezza serra. E adesso 1.10 e quelli a me tutti saranno serrati. Riguardo a Iosafat, Vecchio Testamento, libro di Gioele 4.1 e seguenti, poiché ecco, in quei giorni e in quel tempo, quando avrò fatto tornare i prigionieri di Giuda e di Gerusalemme, riunirò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. E là verrò a giudizio con loro per il mio popolo Israele, mia eredità, che essi hanno disperso fra le genti, dividendosi poi la mia terra. Hanno tirato a sorte il mio popolo e hanno dato un fanciullo, e non posso non pensare a Gesù bambino, in cambio di una prostituta, e non posso non pensare alla Chiesa di Roma. Avete venduto ai greci i figli di Giuda e i figli di Gerusalemme, per mandarli lontano dalla loro patria. Ecco, io li richiamo dalle città, dal luogo dove voi li avete venduti, e farò ricadere sulle vostre teste il male che avete fatto. Svelte, venite, o genti, tutte, dai dintorni, e radunatevi là. Signore, fa scendere i tuoi prodi, si affrettino e salgono le genti alla valle di Giosafat, poiché lì siederò per giudicare tutte le genti all'intorno. Folle nella valle della decisione, poiché il giorno del Signore è vicino nella valle della decisione. Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono lo splendore. Il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa sentire la sua voce, tremano i cieli e la terra. Ma il Signore è un rifugio al suo popolo, una fortezza per gli israeliti. Voi saprete che io sono il Signore vostro Dio. Sempre riguardo a Iosafat, Nuovo Testamento, Vangelo di Matteo 25, da 31 alla fine. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria, e saranno riunite davanti a lui tutte le genti. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Poi ripete tutto il concetto e alla fine: E se ne andranno, questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Qui ti ricordo che abbiamo girato a destra per giungere in questo segreto calle e nella Bibbia c'è scritto che quelli a destra andranno alla vita eterna, non nel fuoco eterno. Tornando ai miei versi, nel giorno del giudizio gli eretici, nello specifico, e i defunti, nel generico, recupereranno il proprio corpo, che hanno lasciato sulla terra, dato che, letteralmente, nell'aldilà adesso sono provvisti solo della loro ombra, e nello specifico i coperchi di tali sepolcri saranno sigillati per sempre. Ciò implica la conseguenza che, chiudendo per sempre i coperchi, nessuno entrerà e ovviamente nessuno uscirà da questi sepolcri per sempre. Virgilio mi dice che da questa parte hanno il loro cimitero, quindi insieme di tombe, e ogni tomba accoglie una setta, Epicuro è che ha seguito la sua, prima del Cristo filosofia, dopo del Cristo eresia, secondo la quale il corpo muore anche, cioè il corpo muore con l'anima, cioè l'anima muore col corpo e quindi il corpo muore con l'anima. C'è infatti da aver presente questo dettaglio. Quella epicurea era una filosofia che cercava di arrivare alla verità. Gli epicurei cercavano di capire la loro vita e come viverla. Dopo il Cristo però, che è la vita, sempre Vangelo di Giovanni 14,6, chi è epicureo è eretico. Qui, nonostante questo dettaglio, che tenevo a spiegarti, Epicuro e i suoi seguaci, sia prima che dopo il Cristo, sono sepolti dalla stessa parte, vicini. Ma ci sono tantissime tombe e ogni setta ha la sua, simile qui con simile è sepolto. Qui sono gli eresiarche, fondatori della setta, con loro seguaci e con Epicuro tutti i suoi seguaci. Adesso poni molta attenzione all'ultima terzina. Suo cimitero da questa parte hanno, quindi da questa parte c'è il cimitero, l'insieme di tombe, non un'unica tomba, con Epicuro tutti i suoi seguaci, quindi l'eresiarca Epicuro e gli epicurei, ma non c'è solo una tomba degli epicurei, ce ne sono tantissime. Sono tutte le tombe delle varie sette che seguirono la filosofia principale di Epicuro, e cioè che l'anima col corpo morta fanno. Tutte le varie sette che credono che con la morte del corpo muoia anche l'anima. Tra queste sette epicuree ce n'è una specifica dalla quale tomba usciranno due ombre che parleranno con me. Il nome di questa setta non è mai esplicitamente scritto, ma dagli indizi e dalle condanne che hanno ricevuto biograficamente alcuni di questi, io so che questa è la setta dei cosiddetti buoni cristiani, che gli inquisitori chiamano patarini, o anche catari, o anche epicurei, appunto. Ma allora perché Epicuro stesso è tra gli eretici? Anzi, in questo caso lui è proprio uno degli eresiarche, in quanto fondatore di tale setta, se è nato più di 3 secoli prima del Cristo. In realtà, se conosci il mio pensiero sulla divinità, il confine tra divinità pagana e divinità cristiana è spesso assente. Tra i violenti contro Dio ci sarà Capaneo, che fu violento contro gli dei pagani. In 2,6, in chiaro riferimento al Cristo, scrivo: O sommo Giove, che fosti in terra per noi crucifisso. E potrei andare avanti a lungo. Quindi sì, Epicuro, che riteneva l'anima morta col corpo, è un eretico, discostandosi da un dogma successivo di secoli. L'ultimo verso, in 11 sillabe, caratterizza il pensiero epicureo e delle sette che l'hanno seguito, che l'anima col corpo morta fanno, cioè coloro che credono che l'anima muoia con la morte del corpo. Morto il corpo, muore anche l'anima. Beh, paradossalmente nel loro caso avevano anche ragione, dato che la loro anima è morta, trovandosi nel regno dei morti, quando anche il loro corpo è morto, e quindi non seguirono la via sulla terra e per questo sono dannati in eterno.
fino all'ultima lacrimetta, citando 2,5, fino all'ultimo respiro sulla terra si può capire e seguire la via, ma loro non lo fecero e, morto il corpo, morirono per sempre anche con l'anima. Invece, e Beatrice è un chiaro esempio, morta col corpo è viva, bella e beata per sempre. L'ultimo verso è un collegamento al canto precedente alle parole dette proprio da Virgilio che professò epicureismo: di poco era di me la carne cruda, che ella mi fece entrar dentro a quel muro. Nelle parole di Virgilio però non compare la parola morte, lui infatti è sospeso e questa differenza è fondamentale. I morti, i dannati, stanno all'inferno e nel giorno del giudizio recupereranno i loro corpi nella valle di Iosafat e torneranno all'inferno soffrendo quindi ancora di più. Tra i sospesi, che infatti anche geograficamente sono collocati prima del duro giudicio di Minos, se ne salveranno alcuni, anzi tanti, dato che in 3,19 scrivo: «Ma vedi, molti gridon Cristo, Cristo, che saranno in giudicio assai men prope a Lui, al Cristo, che tal tutti quelli che non conosce Cristo, che non conobbero il Cristo». Però alla dimanda che mi faci, qui in centro satisfatto sarà tosto, e al disio ancor che tu mi taci. E io, buon duca, non tegno riposto a te mio cuor se non per dicer poco, e tu mai non pur mo a ciò disposto. Perciò alla domanda che mi hai fatto, a me Virgilio, proprio qui dentro sarai presto io soddisfatto, e anche al desiderio che ancora tu, io, mi taci, non dico. E io, buon duca, colui che conduce, non tengo riposto chiuso a te il mio cuore, sede della passione, se non per al solo scopo di dire poco, e tu mi hai non soltanto adesso disposto, preparato a ciò, a comportarmi così. Virgilio continua la risposta dicendo che alla domanda che ho fatto, e cioè la gente che per i sepolcri giace potrebbe si vedere, avrò presto risposta positiva, tra poco vedrò qualcuno. Ma non solo, tra poco sarà soddisfatto, mi dice Virgilio, il desiderio che ho ma che non gli ho detto, e cioè di vedere proprio uno specifico soggetto tra i tanti eretici lì presenti. Insomma, le mie domande continuano a fare il giro largo, nonostante Virgilio sa ciò che penso, e mentre nel canto precedente chiedo «Discende mai alcun del primo grado?» riferendomi proprio se lui era mai sceso, adesso chiedo «La gente che per i sepolcri giace potrebbe si veder?» riferendomi però a un soggetto particolare che avrei desiderio di vedere. E aggiungo e ripeto che vedere e conoscere spesso sono molto vicini come concetto. Parlo di nuovo io e mi rivolgo a Virgilio chiamandolo Duca, colui che conduce. Fai attenzione sempre a come chiamo Virgilio in un determinato momento. Duca non è signore, che non è autore, che non è maestro, che non è padre, eccetera. Io ripongo, colloco il mio cuore in luogo chiuso o riparato al solo scopo di parlare poco. E tu, Virgilio, non solo adesso, da 1-3 a essere precisi, mi hai disposto, preparato a comportarmi così per non infastidirti, senza voler nasconderti niente. Il cuore nelle mie opere è nella stragrande maggioranza dei casi riferito non alla parte anatomica del nostro corpo, ma alla sede delle nostre passioni. Buon duca, detto appena dopo che colui che conduce non riusciva più a condurmi e ha avuto bisogno di un aiuto, è emblematico. Riguardo al dir poco, ti ricordo l'episodio estremo di 1-3, quando dopo averlo riempito di domande, ed egli, Virgilio, a me, le cose ti fier, conte, quando noi fermeremmo i nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte. Allor con gli occhi vergognosi e bassi, temendo no il mio dir li fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Interessante anche che la prima volta che parlerò dopo questo rimprovero, in 1,4 scrivo «E io che del color», collegamento anche a 1,9, «mi fui accorto, dissi, come verrò se tu paventi, hai paura, che suoli al mio dubbiar esser conforto, che dovresti rincuorarmi invece». O tosco che per la città del foco vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco,
la tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla qual forse fui troppo molesto. O toscano che attraverso la città del fuoco, dite, te ne vai vivo parlando in modo così onesto, onorevole, a me, piaccia di restare in questo luogo. La tua loquela parlata ti fa manifesto, palesa, nato, di quella patria nobile, Firenze, alla quale io, l'eretico che parla, forse fui troppo molesto, gravoso. Prima della spiegazione ti faccio notare come le parole siano ben diverse rispetto a quelle che mi indirizzò l'Argenti in 1.8. Mentre noi, io Virgilio e Fregias, corravam la morta gora, dinanzi mi si fece un pien di fango e disse: chi sei tu che vieni anzi ora? Il dialogo tra me e Virgilio viene improvvisamente quindi interrotto da un terzo soggetto. Ciò accadrà di nuovo a breve quando il dialogo tra me e questo che adesso ci ha interrotto verrà a sua volta interrotto da un quarto soggetto. Tosco sta per toscano, infatti sono stato riconosciuto dall'eretico che parla per la mia parlata loquela e vengo elogiato per il modo e il contenuto col quale io utilizzi la parola parlando onesto. La parola tosco, per toscano, la ritroveremo per la prima volta in 1.23 e anche lì il contesto sarà simile. Poi disser me, o tosco, cal collegio degli ipocriti tristi sei venuto, dir chi tu sei, non aver in dispregio. E io a loro, i fui nato e cresciuto sovra il bel fiume d'Arno, alla gran villa, e son col corpo ch'io ho sempre avuto. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla, quanti veggio dolor giù per le guance, e che pena è in voi che si sfavilla? La prima terzina è piena di concetti. Io sono definito toscano, un toscano che attraverso, dite, la città del fuoco, e qui siamo in una necropoli col fuoco intorno alle tombe, vivo, perché sono vivo tra i morti, mentre loro sono morti e seppelliti tra i morti. Inoltre io sono vivo letteralmente e allegoricamente, mentre loro l'opposto. Ma non solo, non viene qui detto che sono tratto da qualcuno, ma che sono io, libero di andare, vivo ten vai. E il mio parlare è onesto, parola che nella mia opera ha un valore altissimo, riguarda l'altezza di valori morali ed estetici, e l'onestà è un concetto vicino a quello della verità. Interessante come onesto, riferito a me, rimi con molesto, riferito a lui. Su questo punto devo aggiungere che chi parla fu molesto, dal latino moles, e quindi peso, mole. Chi ascolta invece onesto, dal latino honestus significa anche peso, mentre honestus significa onore. Onustus significa anche peso, honestus significa onore. I collegamenti tra chi parla e chi ascolta in questa conversazione sono segreti per chi non sa, palesi per chi sa. Anche il terzo verso è pregno di intensità. Piacciati di restare in questo loco, cioè un eretico mi invita a restare qui tra gli eretici, ti piaccia di restare qui con noi in mezzo agli eretici e nello specifico nel cimitero di Epicuro e i suoi seguaci. Io che tanto desideravo vederli, e proprio qualcuno di loro nello specifico, ma non posso però dirlo esplicitamente neanche a Virgilio, che comunque lo capisce, tanto che mi dice «E al disio ancor che tu mi taci», Virgilio che a sua volta fu epicureo. Ricordo che per andare dagli eretici e dagli epicurei, nello specifico, giro a destra, come nel limbo, che per arrivare nel castello vado in alto, eccezioni che hanno un forte peso allegorico. Insomma, i grandi pagani e musulmani, quali Ettor, Enea e il Saladino, e i grandi eretici, come quello che mi sta parlando, non potevo di certo incontrarli in paradiso, ma li incontro comunque andando in alto e a destra. Ho già detto come questo canto inizi con ora, e il prossimo a iniziare con ora sarà il 15°, dove scrivo «E quelli, o figliol mio, non ti dispiaccia se Brunetto latino un poco teco ritorna indietro». Loquela per parlata la troveremo solo in Paradiso 3.27
e tal balbuziendo ama e ascolta la madre sua che con loquela intera sia poi di vederla sepolta. E in 3:29 questa natura sì oltre si indraga in numero che mai non fu loquela né concetto mortal che tanto vada. La mia loquela non lascia ombra di dubbio sulla mia città di origine, Fiorenza, qui chiamata dal dannato nobil patria. Loquela è un richiamo all'ennesima eresia, secondo definizione si potrebbe definire così, compiuta da niente meno che dal primo papa della Chiesa di Roma, San Pietro in persona, riportata nel Vangelo di Matteo 29, da 69 a 75. Pietro, intanto, se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo», ed egli negò davanti a tutti: «Non capisco che cosa tu voglia dire». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno», ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo poco i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, la tua loquela ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte». E uscito all'aperto, pianse amaramente. Anche nobile è un termine dall'altissimo significato. Nobile, per continuare i parallelismi tra questo canto e il quarto sul limbo, è anche il venimmo al piede d'un nobile castello. Aggiungo che il tal che arrivò dallo Stige non si bagnò i piedi e in 1,4 scrivo venimmo al piede d'un nobile castello, 7 volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno ad un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura. Sulla mia nascita e crescita a Fiorenza ti ripeto l'appena citato 1,23. I fui nato e cresciuto sovra il bel fiume d'Arno alla Gran Villa, Fiorenza. Siamo all'interno dell'inferno e qui nessuno si pente di ciò che ha fatto prima di morire, e quel forse conferma tale regola, nonostante di certo non sia l'essere stato molesto nei confronti di Fiorenza il motivo per il quale adesso si trova qui. Motivo tra l'altro irrilevante e mai citato nella nostra conversazione. L'ultima parola è molesto ed è un richiamo al Vecchio Testamento, libro di Michea 6 da 1 a 3. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, fa lite con i monti e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore e porgete l'orecchio, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in lite col suo popolo, intenta causa con Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che modo ti fui molesto? Rispondimi. Subitamente questo suono uscìo d'una dell'arche, però m'accostai, temendo un poco più al duca mio. Ed el mi disse: volgiti, che fai? Vedi la farinata che s'è dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Subito questo suono, le sue parole, uscì da una delle arche, tombe. Perciò io, temendo, mi accostai un poco di più al mio duca, colui che conduce. Ed egli, Virgilio, mi disse: volgiti, girati, che fai? Vedi, guarda, la farinata manente di Jacopo degli Uberti, che si è dritto, alzato, dalla cintola, dalla cintura in su, lo vedrai tutto. Subito queste parole uscirono da una specifica arca, tomba. Perciò io, temendo, per paura, dato che stavo parlando con Virgilio e all'improvviso un terzo si intromette nella conversazione, rivolgendosi tra l'altro direttamente a me, mi avvicino di più al duca, dando anche le spalle alla fonte del suono, dato che mi viene detto di girarmi di nuovo. Presta sempre attenzione a come io mi riferisca a Virgilio. Appena dopo che Farinata mi ha detto che me ne vado vivo per questa città, io subito ricordo a chi legge che non vado qui da solo, ma c'è accanto a me, anzi era davanti a me, adesso ancora più vicino, dato che ho paura, chi mi conduce. Io ho paura e subito Virgilio, che ha come compito anche quello di essermi da conforto, e l'animose man del duca è pronte,
Rimprovera il mio comportamento, timoroso. Che fai? Mi dice, volgiti, girati, non vedi che c'è Farinata che si è alzato? Virgilio è quello che mi volge e adesso mi dice di volgermi, dove poco prima ho scritto o virtù somma che per gli empi giri mi volvi. Cominciai come a te piace. Per scendere ancora più nel dettaglio, in questo caso non è lui a volgermi, ma mi dice di volgermi. Volgiti. Farinata non scrivo che si è alzato, ma scrivo che si è dritto, che è il contrario di piegato. E già così anticipo il suo atteggiamento, che tra 4 versi, mettendo in rima dritto con dispitto, definirò così, come avesse l'inferno a gran dispitto. Se mi giro, lo vedrò tutto a Farinata, tutto dalla cintola in su, e cioè la metà superiore del corpo, tutto dritto, segno di altezza e nobiltà, oltre a trovarsi così non troppo più in basso rispetto a me. Quel tutto dell'ultimo verso non significa che letteralmente lo vedrò tutto, tanto che appunto lo vedrò dalla cintola in su, ma lo vedrò in tutta la sua grandezza, e anche il dettaglio di vederlo dalla cintola in su come rilievo e con rilievo su petto e fronte aumenta la sua dignità di uomo, perché lo differenzia da pressoché tutti gli altri dannati che vedo completamente nudi nelle loro ombre, quindi anche i genitali, che rendono l'uomo più animale. Comparando questa situazione all'incontro con Ciacco, in 1.6, oltre al parlare anche lì di Fiorenza, gli scrivo: «Elle, le ombre, giacean per terra tutte quante, fuor d'una ch'a seder si levò, ratto, che ella ci vide passar davante. O tu che sei per questo inferno tratto». Sempre in 1.6 compare per la prima volta il nome di Farinata, e sono proprio io a pronunciarlo, come primo di una lista, ed esprimendo un forte desiderio di sapere dove si trovi, dato che è morto col corpo. Farinata e il tegghiaio, che forsi degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca, e gli altri che ben far puoser gli ingegni, dimmi ove sono, e fa ch'io li conosca, che grandisio mi stringe di sapere se il ciel li addolcia o l'inferno li attosca. Ancora una volta ti faccio notare come il verbo conoscere, non quindi riconoscere, esprima un conoscere per la prima volta, dato che queste persone erano già tutte morte, dato che chiedo a un dannato, al dannato Ciacco, di anticiparmi dove le troverò nell'aldilà, ma sono morte col corpo prima che io le potessi conoscere, quando vivevano sulla terra. Oltre che dalle note biografiche, il fatto che Farinata non mi conobbe in vita è testimoniato da ciò che lui mi dice, e cioè: chi fuorli maggior tui? Chi sono i tuoi parenti? Dato che non sa chi sono io, chiede notizie sui miei antenati. Manente di Jacopo degli Uberti, detto Farinata, appartenne a una delle famiglie ghibelline più antiche e potenti di Fiorenza. Muore nel 1264, io nasco nel 1265. Non l'ho quindi visto vivo col corpo, ma so della sua tomba infuocata, dato che, quando io avevo circa 18 anni, fu dissotterrato e processato post mortem insieme alla moglie Adaleta, anch'essa già morta, e condannato per eresia patarina, e quindi bruciato, tomba, fuoco, eresia, quelli che fanno l'anima morta col corpo, patarini, epicureismo. Dal canto precedente sappiamo che simile qui con simile è sepolto, e dato che un altro parlerà da questa tomba, sarà un altro patarino, padre di un altro patarino, che fu fatto sposare con la figlia di Farinata, e gli altri nomi che saprò che sono seppelliti qua sotto saranno altri patarini. Nelle fonti il termine patarino, che qui non compare mai, è usato non solo nel suo significato tecnico a definire coloro che negano la validità dei sacramenti amministrati da preti indegni, ma anche come termine generico per designare tutti coloro che per la loro convinzione fanatica sulla povertà apostolica e la purezza della Chiesa si avvicinano all'eresia. Fonti alla mano, verso la metà del 200, l'identificazione di patarino con cataro diventa corrente. Tale setta, gruppo che ha una determinata credenza, contraria al dogma, come gli epicurei, fanno l'anima morta col corpo, mentre secondo loro è lo spirito quello che sopravvive alla morte del corpo, e per questo fa parte
Suo cimitero da questa parte hanno, con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed el sergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a gran dispitto. E l'animose man del duca e pronte mi pinser tra le sepolture a lui, dicendo, le parole tue sien conte. Io avevo già il mio viso, sguardo, conficcato dentro con intensità nel suo, ed egli, Farinata, si ergeva con il petto e con la fronte, come se avesse l'inferno a gran dispitto, noncuranza. E le animose, che infondono animo, e pronte, sollecite, mani del duca, colui che conduce, mi spinsero tra le sepolture, le varie tombe, a lui, alla sua, quella di Farinata, dicendo che le tue parole siano conte, chiare, nobili e contate. Io immediatamente conficcai il mio sguardo dentro al suo, e lui che era fuori dalla bara, dalla cintola in su, si ergeva in due precisi punti, petto e fronte, punti di grande nobiltà. Questa descrizione fisica descrive in realtà il carattere, dove ergersi deriva dal latino se erigere, quindi proprio elevarsi verso l'alto. Tale atteggiamento lo faceva apparire come uno che avesse l'inferno, letteralmente il luogo nel quale era rinchiuso, in gran dispetto. Si ergeva sopra al niente che lo circondava, sempre dritto, non piegato dalla sua condizione. Letteralmente, il dannato continua a comportarsi come fece sulla terra, e ripeto che non vi è nessun cenno in tutto il dialogo che faccia riferimento al perché sia stato punito a risiedere proprio lì per sempre all'interno del dialogo fra me e lui. Con quel petto e fronte erti sembra che sfidi, nonostante abbia perso, sia morto, sia triste, sia dannato, l'intero inferno. La parola inferno o inferno è comparsa finora in 1-1, 1-3, 1-5, 2 volte in 1-6, 1-8 e adesso in 1-10. Quindi quasi sempre, ma è interessante come non compaia in 1-2 e 1-4. Dispitto più che disprezzo, tale non emerge dal suo comportamento altezzoso e fiero, significa noncuranza. Il dannato è indifferente rispetto a ciò che lo circonda, come se non ci fosse. Appunto, più che disprezzarlo, il dannato che parlerà più che disprezzarlo, infatti anche il dannato che parlerà interrompendolo non gli procurerà il minimo movimento, non mutò aspetto, né mosse collo né piegò sua costa, mentre la tomba infuocata che lo tortura la chiama letto. A riguardo dell'anima e chi la fa morta col corpo, le mani del duca le definisco animose, che infondono animo, oltre che pronte, sollecite e attente. Continuo a sottolineare la materialità, la fisicità delle azioni di Virgilio, che qui, mentre mi trovavo tra le sepolture, mi spinge con le mani, animose e pronte, ma ricordo che è solo un'ombra, priva di corpo, come lui stesso dice in 1-1, non homo già fui. Le mani di Virgilio sono qui non solo animose, ma anche pronte, appunto veloci, e mi spingono. E qui i significati allegorici del Virgilio epicureo, che mi spinge verso Farinata, epicureo, si sprecano. Colui che mi conduce mi avverte però che anche le mie parole devono essere conte, che sta per chiare, 1-3, le cose ti fier saranno conte, chiare, ma anche nobili, rispettose, ma anche contate, poche, dato che il tempo che abbiamo all'inferno è poco. Com'io al piede la sua tomba fui, guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò, chi fuor li maggior tui? Io, che era d'ubidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliela persi, ond'ei levò le ciglia un poco in suso. Come io arrivai al piede della sua tomba, mi guardò un poco e poi, quasi sdegnoso, con sdegno, mi domandò chi furono i tuoi antenati. Io, che ero desideroso di obbedire, non glielo celai, nascosi, ma glielo apersi, dissi tutto. Perciò lui, Farinata, alzò le ciglia un poco in su. Spinto dalle mani del mio duca, arrivo ai piedi della tomba di Farinata e quindi anche di coloro che fanno parte della sua setta.
Ti ricordo che i coperchi sono levati, non perché qualcuno debba uscire, ma perché qualcuno deve ancora entrare. E poi dovranno tornare a recuperare i loro corpi nel giorno del giudizio. Arrivato vicino alla sua tomba, lui mi guardò un poco per cercare di capire se mi riconosceva. Impossibile, dato che io fui dopo che lui disfatto fatto. Per cambiare qualche parola al verso di Ciacco, tu, io, fosti prima ch'io, Ciacco, disfatto fatto. Pensa a quanto sia profondo a livello allegorico il fatto di aver scritto che io, letteralmente, mi avvicini a un eretico, lui mi guarda e poi quasi sdegnoso mi chiede chi è la mia famiglia, dato che non mi riconosce. Quasi sdegnoso, quindi non sdegnoso del tutto, ma sicuramente deluso, letteralmente, dal fatto che non mi aveva mai conosciuto. Lo sdegno compare solo 2 volte nella mia opera, qui chiaramente riferito a Farinata, e in 1/8 meno chiaramente riferito a me nell'episodio con l'Argenti, mentre 15 volte comparirà di sdegno con le sue sfumature. Non riconoscendomi, ma sapendo che sono ancora vivo e sapendo che sono di Fiorenza, allora cerca di inquadrarmi chiedendomi chi furono i miei maggiori, dal latino maiores, antenati, insomma di chi sei figlio. Sottigliezza, l'importanza della famiglia data da uno che veniva da una famiglia importante e antica, e anche l'importanza della famiglia per uno condannato di eresia, dato che quando si viene condannati per una colpa così grave, tutti i beni vengono confiscati ai danni della famiglia, che può rimanere privata di tutto. Il disio, desiderio di conoscere e parlarci, è forte. Già in 1.6 dico Farinata e il tegghiaio che forsi degni, che qui diventa sdegnoso, che gran disio mi stringe di sapere se il ciel li addolcia o l'inferno li attosca. Dopo il e al disio ancor che tu mi taci, qui arriva la terza ripetizione del mio disio nei suoi confronti, io che era d'ubidir desideroso. Ritornando ai versi appena letti di 1.6, quando chiedo dove sia Farinata e Ciaco mi risponde che è con gli altri tra le anime più nere, quindi oltre le mura di dite, io questa risposta già l'avrei dovuta sapere, dato che fu condannato a Fiorenza e il suo corpo fu bruciato post mortem per eresia. Io ubbidii subito e volentieri alla sua domanda, non nascosi chi fossero i miei parenti, ma glielo aprì, glielo dissi. Con Virgilio invece mi chiusi in questo canto, seppur per seguire le sue indicazioni. Fine. Qui esco un istante dal patto narrativo per farti notare che di solito ci tengo tanto a riportarti le mie domande e le mie risposte. Qui invece scrivo che gli dissi chi fossero i miei parenti, però non riporto nella mia opera la risposta. Insomma, gli dissi a lui chi erano i miei parenti, ma a te che mi leggi non te lo dico. E mai te lo dirò, tra l'altro. Le citazioni ai miei familiari in questa opera colossale sono davvero scarse, quasi assenti, se si pensa che è un viaggio decisamente personale, dove incontro davvero tanti defunti e che anche i miei genitori sono defunti quando svolgo questo viaggio. Sorvolando sul benedetta colei che si incinse di me, quindi mia mamma che neanche nomino, mentre Virgilio lo chiamo padre e Brunetto Latino in 1.15 mi chiama figliuol mio. Anche ciò mi accomuna all'insegnamento del Cristo. Vangelo di Marco 3 da 31 a 35. Giunsero sua madre, Maria, e i suoi fratelli. In Marco 6,4 Gesù viene definito il figlio di Maria e il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone, e le sue sorelle. E, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle, sono fuori e ti cercano». Ma egli, Gesù, rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre». Il mio elenco di familiari fa scaturire in Farinata una reazione minima. Alza le ciglia un po' in su. Poi disse: «Fieramente furo avversi a me e a miei primi e a mia parte, sì che per 2 fiate li dispersi. 6 fur cacciati, ei tornar d'ogni parte,
risposio lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Poi, disse Farinata, fieramente, con fierezza furono i miei antenati avversi, contrari, dalla parte opposta a me, a lui Farinata, e ai miei primi, ai suoi antenati, e alla mia parte, alla sua fazione politica, i Ghibellini, essendo i miei parenti Guelfi, così che per 2 volte i miei parenti, dispersi, misi in fuga. Se essi, i miei parenti, furono cacciati, essi tornarono da ogni parte dove erano dispersi, anzi cacciati. Risposi io a lui, Farinata, l'una, la prima, e l'altra, la seconda volta. Ma i vostri, i Ghibellini, non appresero, impararono bene quell'arte del ritornare, sono ancora in esilio. Alzate le ciglia, disse che i miei parenti furono avversi, contrari, a 3 entità. A me, Farinata, ai miei primi antenati, alla mia parte, ai Ghibellini. Quindi non mi riconosce personalmente, ma l'elenco che ho fatto dei miei antenati, quelli sì che li conobbe, e ammette che con fierezza furono avversari a lui e addirittura ai suoi predecessori. In questo momento do quindi una rilevanza enorme, spropositata, alla mia famiglia, mettendola a paragone con quella addirittura degli Uberti, una delle più antiche e potenti di Fiorenza, dicendo addirittura che i miei antenati furono avversari degli antenati, anzi dei primi addirittura, della famiglia degli Uberti. Il fatto che i miei antenati fossero contrari a Farinata li portò all'esilio, perdendo 2 volte, la prima nel 1248 e la seconda nel 1260, sì che per 2 fiate li dispersi. Il verso dopo inizia con ciò che rispondo, che poi verrà interrotto dallo specificare che sono io che sto rispondendo, per poi concludere la mia risposta nell'ultimo verso della terzina che imprime una grande velocità al botta e risposta. Come veloce fu anche il botta e risposta con l'Argenti, ma il linguaggio, il rispetto e le altezze sono imparagonabili. Io gli rispondo che se furono cacciati 2 volte, però riuscirono anche a tornare 2 volte a Fiorenza. Invece i vostri, i Ghibellini, come te Farinata, non hanno imparato bene quell'arte. Come si fa a tornare, insomma? Cacciati nel 1251 e nel 1266, dato che nel momento in cui sto compiendo il viaggio, Fiorenza è ancora in mano ai Guelfi. Anche all'interno del viaggio faccio estrema attenzione alle parole usate e le correggo quando sono imprecise. Infatti Farinata mi dice di averli dispersi, i miei antenati. Io invece gli rispondo che non furono dispersi, ma per essere precisi furono cacciati. Per 2 fiate li dispersi. 6 fur cacciati. Sempre restando nel dettaglio, Farinata Ghibellino dice che i miei antenati Guelfi furono suoi avversari e dei suoi antenati, ma non dice, e non può farlo, che io sono adesso avversario dei suoi. E quando dopo l'interruzione che accadrà nelle prossime terzine riprenderà a parlare, riprendendo proprio da questo punto, relativamente al presente, non dirà che io che sono al potere sono crudele nei suoi confronti o nei confronti dei suoi, ma dirà perché quel popolo, fiorentini nel generico, Guelfi nello specifico, è sì empio incontra miei, Uberti nello specifico, Ghibellini nel generico, in ciascuna sua legge.